Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo un modulo veramente stratosferico, un modulo ragazzi che fa divertire, un modulo di quelli classici, ma comunque con delle piccole modifiche veramente funzionali. Non perdiamoci in altre chiacchiere ragazzi e andiamo subito a vedere il modulo che vi riprenderà a far vincere le vostre partite. Eccolo qui ragazzi, fondamentalmente un 4-2-4 se vogliamo così definirla, o comunque un 4-2-1-3 come lo definisce invece la CPU. Ho semplicemente appunto preso uno dei moduli più classici di sempre, appunto il 4-2-4, e mixato un po' con il 4-2-1-3 e fatta insomma qualche piccola modifica, ecco così diciamo strutturale. Però è un modulo che così come è messo ragazzi funziona veramente tanto. Perché si creano tante triangolazioni in campo, si creano tante linee di passaggio per il contropiede, per il passaggio lungo, per il possesso palla, per il contrattacco. Va bene un po' con tutti gli stili. Forse l'unico stile un pochino meno diciamo indicato è il via laterali, poiché comunque come possiamo notare siamo abbastanza stretti verso il centro. Però ragazzi c'è un però, chiaramente. Io infatti in panchina ho questo tipo di allenatore che mi permette eventualmente di cambiare, ve lo faccio subito vedere, perché come secondo stile appunto a vie laterali. Perciò se io volessi improvvisamente ripassare un 4-4-2 classico, oppure allargare per dire Ildiz o Snyder a farlo diventare per dire un esterno sinistro in questo caso, oppure qui un esterno destro, posso comunque farlo e giocare quindi anche più per vie laterali, magari sfruttando in più qualche cross rispetto a questa disposizione. Poi ovviamente ragazzi è sempre molto soggettivo. Partiamo ragazzi dal portiere. Io utilizzo lui, o lui è chiaramente il portiere, diciamo, vi lascio libera interpretazione. Però ragazzi ci sono altri ruoli che secondo me è giusto mettere proprio questa tipologia di carte. Io qui metto al centro ragazzi un incontrista. Perché secondo me la coppia incontrista con terzino difensivo o la coppia incontrista con sviluppo è una coppia diciamo molto funzionale in questo gioco. Buggata diciamo, ok? Funziona molto meglio che due incontristi, che due sviluppo. Ragazzi ormai le ho testate tutte, quindi vi posso dire la mia. Poi chiaramente sottolineo sempre con il pennarello rosso è sempre ragazzi per una questione soggettiva, cioè c'è gente che gioca con il contropiede con due terzini offensivi e qualcun altro direbbe ma è impossibile, non si può giocare perché la squadra è troppo sbilanciata. È vero ragazzi, un po' si sbilancia, però vi fa divertire. Comunque io, credetemi, sono cose che ho testato. Qui a destra ragazzi ci metto uno sviluppo che è un Beckenbauer, ma potete metterci chi volete voi, basta che abbia la carta sviluppo. Importantissimo ragazzi per tutti i difensori, velocità ragazzi. Ormai ci sono attaccanti in giro rapidissimi, velocissimi, vediamo i vari Romario, Eto'o, Mbappé, Messi, Neymar e via dicendo, ragazzi, che sono diventati delle saette. E se noi abbiamo dei difensori magari forti fisicamente ma lenti, e questi signori per caso riescono a superarci, possiamo dire bye bye a tutto, perché non li riprenderemo veramente più. Quindi mi raccomando, quando fate le vostre build cercate sempre di rendere la carta originale per com'era o per come adesso quel giocatore, ma soprattutto buttate sempre un occhio sulla velocità. Poi la tecnica in questo caso ci interessa poco, perché comunque parliamo di un difensore centrale, ottimo comportamento difensivo, colpo di testa, contatto fisico, e vale un po' la identica cosa per tutta la difesa. Questo Van de Ven tra l'altro l'ho trovato gratuitamente, aveva già questi parametri, sono stato molto fortunato, però mi piace molto. Qui ragazzi ripeto metto un terzino difensivo. Maldini vabbè non si può chiaramente dire niente perché è un top player veramente assoluto, in difesa è molto presente, si fa rispettare tanto, e anche lui come possiamo notare ha un po' gli stessi parametri: velocità, difesa, colpo di testa, contatto fisico, salto. Ragazzi tutti, mi raccomando, parametri, perché capisco che non possiamo avere tutti magari i Maldini o i Beckenbauer o i che ne so di turno. Quindi mi raccomando, mettendoci giocatori anche dei pot settimanali,
guardate bene questi parametri, ok? Tutti i parametri almeno sopra gli 86-87, non più bassi ragazzi, cioè non mettetemi difensori che hanno 75 di velocità, perché non esiste più ormai. Prima forse il gioco, che era un pelino più lento, andava bene perché si riusciva comunque a difendere, ormai secondo me è diventato impossibile riuscire a difendere, perciò un segreto che io vi dico è: puntate molto sulla velocità, almeno come già detto 86-87, se poi anche più alta, quindi oltre i 90 come in questo caso di Maldini, meglio ancora, o comunque sugli 88-89, cioè occhio e croce, dai ragazzi, stiamo lì. L'accelerazione, apro e chiudo una piccola parentesi, magari solo per i più nuovi, ovviamente nei difensori non ci serve l'accelerazione, ci serve più negli attaccanti, perché serve appunto per scattare, il difensore non scatta se non appunto senza palla. Questo giocatore invece ragazzi ce lo dovremmo avere un pochino tutti, almeno per chi gioca da più tempo, e è un giocatore che può fare tutti i ruoli, ed è per questo infatti che io me lo porto, perché è un giocatore veramente molto utile per la rosa. E anche lui comunque, come possiamo notare, stessi parametri: 93 di velocità, buona difesa, tecnica, vabbè, lui c'ha anche un pochino di tecnica, ma ripeto è sottovalutabile quella, cioè è un po' più tralasciabile, salto, contatto fisico, lui vabbè, magari essendo un pelino più basso, ovviamente messo difensore centrale, secondo me può fare un pochino fatica, però come terzino destro o terzino sinistro veramente dice la sua. In mediana ragazzi io ci abbino sempre il solito centrocampo, come vediamo già da qualche settimana in giro nei miei video, di quantità e qualità, così lo chiamo io, perché comunque sono due giocatori con rispettive caratteristiche differenti che si compensano l'un l'altro. Questo Patrick Vieira ragazzi è incredibile, in quanto riconquista ogni singola mosca che passi lì nella sua zona, ed è un incontrista. Io vi consiglio di metterci o incontrista barra onnipresente, o comunque eventualmente un collante proprio qui mediano. Mentre qui a fianco a lui mettiamo un bel Andrea Pirlo. Perché? Perché comunque ragazzi, come già detto, quello che manca a Pirlo per la riconquista dei palloni, per la fase magari difensiva, ce l'ha Vieira, e quello che manca a Vieira, soprattutto dal punto di vista tecnico, ce l'ha Pirlo, quindi si compensano molto molto bene. Pirlo chiaramente tecnicamente è indiscutibile. Una soluzione low cost a Pirlo chi può essere ragazzi? Anche un Pedri, anche un Modric. Sono giocatori che ormai tutti credo che abbiamo almeno una versione qualunque nelle nostre rose, possiamo provarli a mettere. L'importante ragazzi è che abbia la carta tra le linee, perché se mettiamo potrebbe anche andare bene collante al posto di quindi Vieira e magari onnipresente, però mettere due onnipresenti, due incontristi con questo centrocampo ragazzi no, è meglio che ci sia sempre uno tra le linee. Perché tra le linee? Perché questo Pirlo dovrà fare un po' da spola con la fase difensiva e la fase offensiva, cioè lui delle volte comunque sarà proprio lì davanti a Vieira a smistare il gioco per i vari Yildiz, Sneijder o addirittura le due punte. Qui ragazzi ci metto a destra un giocatore chiave, importantissima questa posizione del giocatore chiave. Vi do anche un'altra soluzione, ma mi raccomando non ditelo a nessuno, è una soluzione che ho sperimentato questi giorni e può starci molto bene anche l'ala prolifica, ok? Quindi anche un'ala prolifica, se avete per dire un Digno o un giocatore qualsiasi, uno dei 1.000 milioni di ale prolifiche che esistono su sto gioco, va bene comunque. L'importante ragazzi è che ovviamente abbia una buona tecnica, perché si trova lì sulla tre quarti, deve magari fare a volte il passaggio decisivo, che abbia chiaramente una buona capacità di inserimento, questo Yildiz è strepitoso da questo punto di vista, che abbia ovviamente una buona finalizzazione, perché deve ragazzi poi ogni tanto anche buttarsi dentro e magari fare pure qualche gol. Quindi questa è un po' la tipologia di carta che dobbiamo avere. Dall'altra parte invece ci metto un regista creativo, ma ragazzi non sono messi a caso così, cioè non è che ho messo qui un trequartista giocatore chiave, dall'altra parte una seconda punta regista creativo. Perché sono così? Intanto chiaramente dal punto di vista tecnico Sneijder eccelle su tantissimi giocatori che ci sono su sto gioco, e
pur essendo una versione ormai non più recentissima di Snyder, già uscita da un bel po' di tempo questa, però dice sempre la sua, ragazzi, cioè guardate che carta. Quindi anche qui, se non avete Snyder, chiaramente ci sono tanti altri registi creativi interessanti. Ma perché? Perché, ragazzi, qui il giocatore chiave e qui il regista creativo? Perché questo Messi è un attaccante di rientro, ed è qui, ragazzi, quindi che nasce, diciamo, da qui che nascono le nostre triangolazioni. Questo Messi, essendo attaccante di rientro, e apro e chiudo una piccola parentesi, stratosferico, perché guardate un po' i parametri che ha, 103 di dribbling, possesso stretto 103, velocità 93, certezza 96, ragazzi, parliamo veramente di un mostro. Ah, tra l'altro mi dimenticavo, contatto fisico 88, ragazzi, cioè veramente questo Messi non lo ferma nemmeno un Beckenbauer o un Van Dijk di turno, per intenderci. Ma chiusa parentesi, questo Messi, il suo compito sarà appunto venire in mezzo a Snyder e Yildiz, con il discorso che Snyder, essendo regista creativo, per chi appunto conosce un po' i movimenti del regista creativo, tenderà a stare un pochino più in posizione, solo all'occorrenza si tenderà a buttare negli spazi, mentre Yildiz cercherà molto di più appunto di buttarsi negli spazi. Perciò si crea un movimento interessante, perché abbiamo ovviamente un Messi che ci viene incontro, Yildiz che si butta dentro, che può nel frattempo però fraseggiare con Snyder per magari dare appunto un pallone proprio filtrante per Yildiz, o andare da Mbappé, perché abbiamo, ricordiamoci, questo Mbappé che è un opportunista, e l'opportunista cosa farà? Tenderà a buttarsi sempre dentro. Questa, ragazzi, è una delle 1000 versioni di Mbappé. Abbiamo chiaramente tutti noi abbiamo sicuramente delle versioni interessanti di Mbappé, chi più chi meno, quindi metteteci, se non avete lui o non vi piace, comunque, ragazzi, un opportunista che abbia un po' queste caratteristiche: velocità, accelerazione, poi, ragazzi, deve segnare, cioè deve essere un giocatore che segni a ruota libera, senza se e senza ma. Importantissimo, anche perché questo, diciamo, questo stato confusionario che creiamo nelle difese avversarie poi, ragazzi, a qualcosa ci deve portare, perché altrimenti, se poi creiamo confusione per l'avversario ma poi ci confondiamo anche noi perché non troviamo un attaccante, non c'è nessuno che stia lì, nessuno che la butti dentro, alla fine, ragazzi, vi dico, giochiamo in maniera più semplice, con magari una sola punta o con tre attaccanti messi diversamente, e via. Quindi andiamo, ragazzi, subito a vedere le istruzioni individuali. Però prima di vederle vi volevo ricordare sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo. Trovate il link in descrizione appunto per passare in questi due canali. Sono praticamente dei canali che non vi costano nulla passare dal link, nel senso è solo un modo per supportarmi. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti al canale. Tra l'altro, per chi se lo fosse perso, da poco ho fatto un video, un post nella quale promuovevo praticamente delle mie pagine che ho aperto, quindi un piccolo sito dove potete trovare tutti i link per sia per contattarmi ma anche per acquistare eventualmente dei gadget. Chiudo dicendo che gli abbonamenti al canale ci sono sempre, ma, ragazzi, a un costo veramente veramente irrisorio. Parliamo di €1, parliamo di €2, cose che per voi probabilmente sono irrilevanti, per me invece farebbero molto molto piacere. Se il video intanto vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate anche un bel like, un hype, ragazzi. Ormai la nuova funzione di YouTube è lasciare l'hype, in modo tale da aiutarmi a poter scalare le classifiche. Io ve ne sarei veramente veramente grato, e se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti. Vediamo subito, ragazzi, le istruzioni, che sono il difensivo su il nostro mediano incontrista, poiché altrimenti andrebbe troppo in giro per il campo, l'ancoraggio su Mbappé, perché chi andrà a, diciamo, spostarsi sulle fasce sarà magari più uno Snyder, più un Yildiz. Noi vogliamo, come già detto prima, un riferimento lì davanti, tanto che gli do anche il contropiede, cioè proprio voglio che lui stia lì, proprio perché abbiamo già i vari Yildiz, abbiamo già altri giocatori che tenderanno magari ad andare appunto a fraseggiare, no? Sulle fasce e via dicendo. Quindi dobbiamo avere però un giocatore che ci rimanga anche proprio lì e
si butti dentro per fare gol. Provatelo ragazzi, fatemi sapere che ne pensate, mi raccomando, nei commenti, e secondo voi se ci possono essere delle soluzioni alternative, magari anche di miglioramento di questa disposizione. Io vi aspetto come sempre nei commenti numerosi. Un saluto e un ringraziamento, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!